Salve a tutti, nell'ultima live della Fractal School è nata una discussione abbastanza accesa su un aspetto riguardante il routing e l'ordine dei blocchi nei sistemi Fractal. Quindi ho deciso di fare questo video per chiarire questo aspetto e per dimostrare quanto dicevo nella live. Ovviamente lo scopo non è fatto di voler mostrare che io abbia ragione, anche perché, come vedremo fra poco, ragione al 100% non ce l'ha nessuno, proprio perché è una cosa che varia in base alle situazioni. Comunque, andiamo a vedere dopo la sigla di cosa si tratta. Faccio un piccolo riepilogo per chi non ha seguito la live. Questa discussione è nata dal fatto che io abbia detto ad un certo punto che esistono alcuni blocchi, alcuni effetti per i quali l'ordine in cui sono messi è irrilevante, non cambia nulla sul risultato finale. E nello specifico ho fatto l'esempio con delay e riverbero che se si rispettano certe condizioni iniziali si possono scambiare di posizione e il prodotto finale, il suono, sarà identico in entrambi i modi. E quindi questa cosa ha creato un po' di spiazzamento, diciamo, fra chi seguiva la live, ma anche una discussione con lo stesso Marco Fanton, per cui volevo dimostrarvi coi fatti che effettivamente è così se si rispettano quelle condizioni. E la condizione principale è che entrambi i blocchi debbano essere mantenuti in uno stato di linearità. Di questa cosa ne avevo già parlato in realtà in uno dei miei primissimi video. In sostanza, alcuni tipi di effetti per loro natura sono definiti LTI, ovvero Linear Time Invariant, cioè tradotto in italiano lineari e invarianti nel tempo. In parole povere, qualsiasi effetto che non aggiunga distorsione, compressione, pitch shifting o modulazione al segnale. E fra questi effetti troviamo praticamente qualsiasi tipo di equalizzatore, di filtri, l'EIR, i riverberi e i delay, appunto. Però all'interno di questi tipi di effetti spesso ci sono alcune componenti che effettivamente invece introducono o distorsione o modulazione o pitch shifting. E quindi quella cosa che ho detto vale solo se non c'è nulla di tutto questo, cosa che comunque nella maggior parte dei casi almeno è mantenuta, almeno quando si parla di effetti di fractal. Se andiamo invece a prendere, che ne so, plugin che simulano equalizzatori analogici o specifici delay e riverberi sempre analogici, allora a quel punto sicuramente troviamo diverse non linearità all'interno degli algoritmi, proprio perché in quel caso si cerca di simulare il più fedelmente possibile quello che avviene nelle apparecchiature reali analogiche. E appunto, come faceva ben notare un ragazzo nei commenti, quando si parla di mondo analogico, ovviamente questa regola non esiste più, proprio perché in analogico non esiste niente di perfetto e di perfettamente lineare. Qualsiasi circuito in sé, qualsiasi chip, valvola, nastro aggiunge al segnale una certa quantità di distorsione armonica, e quindi in quel caso è praticamente impossibile raggiungere un livello di linearità come quello che raggiungiamo facilmente in digitale invece. È forse anche per questo che molti hanno ancora queste convinzioni, o almeno in parte per questo, in parte invece perché non si capisce bene cosa succede all'interno degli effetti. Per questo motivo vi faccio sentire un esperimento che ho fatto con i blocchi di fractal per vedere se effettivamente scambiando la posizione di questi due effetti si riesce ad ottenere lo stesso risultato identico, oppure se cambia effettivamente qualcosa. Ok, quindi ho preparato questa patch dove ho messo in parallelo da un lato un delay stereo digitale e un riverbero molto lungo, in questo caso il cumulonimbus. Mi sono accertato che nei due blocchi non fosse attivo nessun tipo di compressione, saturazione, pitch shifting e modulazione, quindi nel caso del delay dobbiamo controllare che siano spenti il parametro drive settato a 0, il compander, la modulazione, quindi mettendo il depth a 0 su tutti e tre gli LFO, e stessa cosa nel riverbero.
quindi assicurandoci che non sia acceso il ducking, la modulazione abbia il depth a 0 e il pitch shifter abbia il mix a 0, oppure le voci settate a 0 è la stessa cosa. Poi questi due blocchi li ho copiati sulla riga inferiore e scambiati di posizione. E infine poi ho messo questo filtro che serve ad invertire la fase di questa riga di blocchi, in modo che possiamo fare un null test in diretta. Comunque, per prima cosa, sentiamo se percepiamo delle differenze tra le due configurazioni. Cambiando canale a questo blocco multiplexer andrò a selezionare la fila 1, cioè quella di sopra, oppure col canale B la fila 2, ovvero quella di sotto. Sentiamo se switchando sentite delle differenze. Metto anche il feedback del delay al massimo, così possiamo switchare in diretta senza bisogno di suonare nuovamente. Quindi avete sentito delle differenze? Io personalmente no, tra l'altro anche switchando non si sente nemmeno il minimo scalino che invece solitamente quando ci sono delle differenze anche minime si percepisce. Adesso andiamo a fare il null test per vedere se effettivamente sono identici al 100% i due segnali oppure se c'è ancora qualche minima differenza. Metto questo blocco volume qua che riduce di 6 decibel il segnale totale in modo da avere lo stesso volume di prima. Poi attivo questo filtro che inverte la fase appunto e vediamo che succede. Non si sente niente? Avrò sbagliato qualcosa oppure abbiamo cancellazione totale? Vediamo. A me sembra proprio che ci sia cancellazione totale, quindi dopo questo test penso possiamo essere sicuri che effettivamente l'ordine in questo caso non cambia assolutamente niente. Vediamo però cosa succede se ad esempio attivo la modulazione nel riverbero. Mettiamolo al 100% in entrambi, intanto sentiamo se percepiamo delle differenze. Anche in questo caso non sento grossissime differenze, anzi direi che praticamente non ce ne sono, anche se in realtà so che una piccola differenza c'è. E infatti vediamo che succede adesso col null test. Stavolta la differenza fra i due segnali è più che udibile, in un certo senso forse anche esagerata rispetto alla differenza reale che c'è fra i due segnali. Perché si sente così forte? Magari molti di voi si sarebbero aspettati che comunque il segnale di differenza sarebbe stato molto più basso rispetto al segnale originale. Invece la differenza è così grossa perché non c'è modo di sincronizzare gli LFO del riverbero. Ciò significa che nonostante siano settati in modo perfettamente uguale, infatti vedete sono entrambi con depth al 100% e rate a 1 Hz,
Non essendo sincronizzate le oscillazioni, praticamente non avremo mai un punto in cui i due delay sono temporalmente identici, cioè significa che quando l'oscillazione della modulazione in uno è nel punto più alto, nell'altro invece sarà in un punto più basso o in un altro punto random, e questo fa sì che non ci sia più cancellazione completa quando facciamo il null test. Però in realtà questo test falsa un po' le nostre percezioni, perché nonostante appunto non ci sia una grossissima differenza all'udito come avete sentito prima, dal null test invece risultano due segnali completamente diversi, e quindi il segnale di differenza è praticamente quasi allo stesso livello di quello originale, il segnale del riverbero ovviamente, perché infatti quello dry non lo sentiamo quando invertiamo la fase. Proviamo la stessa cosa col pitch shifting, vediamo se in questo caso è pure così udibile la differenza tra le due situazioni. Anche in questo caso la differenza è ben udibile, e vi spiego perché succede questo. Nel momento in cui abbiamo pitch shifting, in sostanza quando si alza il pitch di una nota, vengono sostanzialmente spostate anche le formanti della nota, ovvero la tipica risposta in frequenza di quel suono. Nel caso del delay abbiamo dei filtri sempre applicati, che sono quelli del low cut e dell'high cut, e se ci avete fatto caso infatti la differenza la sentivamo principalmente sulle frequenze alte, proprio perché quando il delay è messo prima del riverbero, che è quello che fa il pitch shifting, non ci sono limitazioni a questo spostamento delle formanti. Viceversa, quando il delay è messo dopo, in sostanza filtra le alte frequenze sempre a 20.000 Hz, e quindi nonostante sia stata spostata prima la tonalità della nota, quel filtro sarà sempre a 20.000 Hz. Nell'altro caso invece è come se spostassimo anche la frequenza di questo filtro, che quindi se saliamo di un'ottava col pitch shifting sostanzialmente è come se si trovasse a 40.000 Hz. Ovviamente non è questo il caso, perché poi ci sono anche filtri anti-aliasing nei dispositivi digitali e così via, però la differenza è abbastanza da far sentire questa differenza nel null test. Ma oltre a questo probabilmente anche perché i pitch shifting dei due blocchi riverbero non sono sincronizzati nemmeno loro, e quindi magari si creano delle piccole differenze nel rilevamento del pitch e quindi nella creazione di queste nuove note. A questo punto vediamo anche cosa succede con la distorsione. Attiviamo il drive nel delay e sentiamo nuovamente le differenze.
Anche in questo caso, confrontando ad orecchio i due segnali, non notiamo grosse differenze. Con null test invece viene fuori la distorsione, praticamente sentiamo soltanto le armoniche generate dalla distorsione. E sentiamo differenza fra i due segnali perché nel caso del delay messo prima del riverbero, queste armoniche, questa distorsione vengono moltiplicate dal riverbero, cosa che ovviamente non succede invece nel caso opposto, perché il riverbero è messo prima e quindi sentiamo soltanto la distorsione sulle ripetizioni del delay. Una volta chiarito questo concetto, parliamo di un altro motivo per cui ci potrebbe essere differenza sul suono in base alla posizione di questi due effetti, e perché in alcuni casi, al contrario di quanto si fa solitamente, potrebbe avere più senso mettere il riverbero prima del delay. E questo motivo sostanzialmente è la stereofonia e come questi blocchi trattano il segnale stereo. Nella live vi consigliavo di andare a spulciare la guida ai blocchi di Fractal, perché lì per ogni blocco sono riportati i diagrammi del segnale all'interno del blocco. In sostanza trovate questi. Vedete che per il delay troviamo due diagrammi diversi per il delay di tipo mono e il delay stereo. In quelli di tipo mono vedete che tanto qui a sinistra abbiamo i nostri due canali d'ingresso L ed R, sinistra e destra. Queste due linee che vanno direttamente al blocco mixer, ovvero all'uscita, sono il nostro segnale dry, e quindi già da questo capiamo che il segnale dry rimane perfettamente stereo. Quello wet, che è invece quello che passa dal resto dei blocchi del diagramma, nel caso dei delay mono viene sommato, e questo è rappresentato da questo segno più, e quindi di fatto i nostri due canali all'interno del delay non saranno più due canali, ma sarà soltanto un canale formato dalla somma dei due. Vengono riuniti all'interno di un singolo segnale e ridotti entrambi di 6 decibel per mantenere un livello costante in uscita, perché altrimenti, se non ci fosse questa riduzione di volume, avremmo un boost sostanzialmente quando sommiamo due segnali identici. Poi dopo questa somma troviamo il controllo di input gain, che sarebbe questo, un altro segno più. Stavolta però quello che viene sommato è il segnale che torna indietro dal circuito di feedback, che sarebbe questa linea qua sopra. In sostanza il segnale parte da qua e torna indietro all'input, e questo è quello che crea le ripetizioni del delay. Dopo quest'altra somma di segnali troviamo poi il controllo di drive, e quindi l'algoritmo che aggiunge distorsione al segnale. Poi abbiamo il delay vero e proprio, quindi ciò che crea il ritardo, che può essere comandato anche da un LFO per creare la modulazione sul tempo del delay. Poi c'è l'algoritmo di diffusione, che è quello che può trasformare il delay in un riverbero, in sostanza anch'esso ha un LFO dedicato. Poi troviamo l'equalizzatore, cioè qualcosa che filtra effettivamente il segnale, la riduzione dei bit, e poi dopo, quindi fuori dal circuito di feedback, troviamo il ducking, che sarebbe una sorta di compressione che viene controllata però dal segnale in ingresso, ed è ciò che rappresenta questa linea tratteggiata, e poi solo a quel punto il segnale viene di nuovo splittato in due canali. In questo caso in particolare sul canale destro possiamo aggiungere un ulteriore ritardo per creare stereofonia, nonostante il segnale che esce dal delay sia in mono. Se andiamo a vedere invece quello che succede nel delay stereo, vediamo che praticamente questi blocchi che trovavamo nel delay mono vengono sdoppiati, e quindi li troviamo per ognuno dei due canali. C'è comunque all'ingresso un punto in cui i due segnali vengono sommati, ma questo serve solo ed esclusivamente per il ducking, cioè in sostanza la compressione viene controllata in modo uguale per entrambi i canali, quindi appunto dalla somma dei due canali. Non c'è una compressione indipendente per i due canali. Ma a parte questo invece poi le due catene rimangono completamente separate, se non per l'oscillazione dell'LFO, ma anche quella è una cosa che non influisce sulla stereofonia. Anzi, in realtà c'è anche il modo di sfasare l'LFO fra i due canali per ampliarla la stereofonia. Se invece andiamo a vedere il blocco riverbero, vediamo che diagramma ce n'è soltanto uno. Questo perché tutti i riverberi sono mono in stereo out, cioè anche se il segnale che viene prodotto dal riverbero è stereofonico, in realtà questo viene prodotto partendo da un segnale mono.
sempre corrispondente alla somma dei due canali. Infatti vedete che questo viene sdoppiato soltanto verso la fine di questo diagramma, ovvero dagli algoritmi che creano le early reflections e la coda del riverbero. Infatti vedete che in entrambe qua il segnale è uno solo, all'uscita invece di questi blocchi del diagramma sono due canali, proprio perché a creare la stereofonia è l'algoritmo stesso. E quindi cosa possiamo dedurre da questi diagrammi? Innanzitutto deduciamo che nel delay abbiamo la possibilità di averlo completamente stereofonico e quindi preservare il segnale stereo che arriva in ingresso. Col riverbero invece questa possibilità non ce l'abbiamo, e se ricordate quello che abbiamo detto in live, che in genere quando abbiamo un segnale già reso stereo da qualche effetto precedente è bene usare blocchi stereo dopo di esso per preservare la stereofonia. Ovviamente nel caso di delay e riverbero il segnale dry rimane comunque stereo, però se andiamo ad esaminare quello che succede all'interno del segnale wet, quindi dell'eco vero e proprio e del riverbero vero e proprio, sentiamo le differenze. Se ad esempio abbiamo un delay ping pong, quindi con le ripetizioni che vanno da sinistra a destra continuamente, e mettiamo un riverbero dopo, succede che sentiremo sì le ripetizioni del delay andare sempre da sinistra a destra, ma il riverbero che viene generato da queste ripetizioni lo sentiremo sempre al centro. Oppure stessa cosa se panniamo il segnale prima del riverbero, ad esempio se vogliamo farlo uscire soltanto dalla cassa sinistra, lo panniamo, lo sentiremo effettivamente dalla cassa sinistra, ma il riverbero invece rimarrà sempre al centro, e quindi in quel caso ci toccherà andare a spostare anche il balance del blocco riverbero. Comunque vi faccio sentire qualche esempio per rendere meglio l'idea. Anche qui ho fatto la stessa cosa di prima, quindi sempre delay e riverbero in una fila, riverbero e delay nell'altra fila, e col multiplex andiamo a switchare fra le due catene. In questo caso però ho usato dei delay ping pong proprio per far sentire questa cosa, e per far sentire ancora meglio anche quello che succede al riverbero ho aggiunto un bel po' di pre-delay al riverbero, in questo caso mezzo secondo, in modo che sentirete il delay e il riverbero completamente separati. Quindi questo è quello che succede mettendo il delay prima del riverbero. Sentite la differenza con il delay messo dopo il riverbero invece. Come sentite, nel primo caso il delay appunto rimaneva sempre al centro, nel secondo caso invece seguiva il panning del delay, e quindi se avevamo la ripetizione del delay a sinistra, poco dopo sentivamo il riverbero pure a sinistra. Ovviamente questa è anche poi questione di gusti, perché magari c'è chi preferisce avere sempre il riverbero al centro e quindi che esce da entrambe le casse e che sia sempre stereofonico. Invece nel secondo caso sì, lo sentiremo spostare creando questa sorta di riverbero true stereo, però in realtà se abbiamo la ripetizione soltanto a sinistra sentiremo il riverbero uscire soltanto da una cassa, e quindi fondamentalmente in quel momento sarà mono. Quindi insomma dobbiamo trovare il compromesso fra le due situazioni, quello che ci aggrada di più. In questo caso non c'è una regola su cosa è meglio o peggio. C'è però un altro caso dove è sicuramente meglio mettere il delay dopo il riverbero. Infatti se ad esempio anziché il ping pong andiamo a selezionare il 2290, che come magari già sapete ma l'abbiamo accennato anche nella live, questo delay ha la particolarità, almeno con le impostazioni di default, di invertire la fase su uno dei due canali. E quindi cosa succede quando si inverte la fase e poi si sommano i due canali, cosa che avviene all'interno del blocco
blocco riverbero, abbiamo cancellazione totale. E quindi di fatto, se mettiamo il riverbero dopo questo delay, in sostanza non sentiremo più l'effetto riverbero sulle ripetizioni del delay. È come se i due blocchi fossero in parallelo. Vi faccio sentire. Sentite invece che mettendo il riverbero prima del delay effettivamente si comporta come due blocchi in serie e sentiremo il riverbero pure sulle ripetizioni del delay. Tra l'altro in questo caso, proprio perché è il delay stesso a invertire la fase su uno dei due canali, sentiremo questo effetto della fase diversa anche sul riverbero generato dalle ripetizioni del delay. E quindi di fatto abbiamo lo stesso effetto stereotipico del 2290 anche sul riverbero. Ovviamente poi questi concetti si possono applicare anche ad altri blocchi, infatti non sono soltanto delay e riverbero che trattano il segnale stereo in modo diverso a seconda della configurazione. Mi viene in mente ad esempio il blocco rotary che si comporta allo stesso modo del riverbero, praticamente è un blocco sempre mono in stereo out. Poi ci sono varie modalità del phaser ad esempio o del flanger che sono mono o stereo, quindi anche lì vale la stessa differenza che c'è fra i due tipi di delay. Insomma, il senso di questo video era cercare di fare chiarezza su questi concetti, sperando che un po' tutti, avendoli ben chiari in mente, poi possano trovare la soluzione migliore in base alla situazione che gli si presenta davanti e in base al risultato che si vuole ottenere, facendo le cose seguendo quindi una logica e non andando dietro magari a preconcetti e tradizioni che spesso noi chitarristi abbiamo un po' troppo fossilizzati nella nostra mente. Detto questo, penso sia tutto su questo argomento. Se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciatemi come sempre un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi do appuntamento al prossimo video e ci vediamo presto. Ciao!